Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi faremo insieme questo bellissimo maglione cardigan ad uncinetto. Questo maglione lo faremo a partire da 2 esagoni. Probabilmente avete visto diverse altre volte dei maglioni fatti in questo modo, ma oggi faremo uno schema leggermente diverso. Infatti ho studiato lo schema in modo che la manica sia della larghezza giusta per la manica e non grande come metà del corpo, come succede di solito con questo tipo di schema. Inoltre ho studiato diverse varianti che possiamo attuare, quindi vi spiegherò alla fine del video tutto quello che riguarda le taglie, quindi come ottenere la taglia che vogliamo e tutte le varianti che possiamo apportare a questo tipo di maglione: collo più alto, collo più basso, doppio petto, maglione normale, manica lunga o manica corta. Questo bellissimo maglioncino lo possiamo fare in lana oppure lo possiamo fare anche in cotone per la mezza stagione. Credo che sia veramente lo schema più semplice in assoluto per poter fare un maglione ad uncinetto, ma ovviamente richiede alcuni passaggi, quindi non perdiamo altro tempo e mettiamoci subito all'opera. Per questo progetto ho deciso di utilizzare questo filato. È il Peo 30 della marca Silke ed è 100% lana vergine irrestringibile. Sono gomitoli da 50 grammi ed ogni gomitolo è lungo circa 100 metri. E in etichetta sono raccomandati uncinetti da 3,5 a 4,5. Io, dopo aver fatto varie prove, ho deciso di utilizzare un uncinetto da 5 mm. Vi consiglio quindi di fare 2 o 3 campioncini con gli uncinetti che pensate che possano andare bene con il vostro filato e con la vostra mano per ottenere esattamente la texture e la morbidezza che state cercando. Questo è davvero un filato magnifico, è morbidissimo anche dopo essere stato lavorato, anche se lavorato ad uncinetto, ed ha dei colori meravigliosi. Nel primo messaggio sotto il video vi lascio il link del sito web della Silke in cui potete trovare tutte le varianti colori di questo tipo di filato. Iniziamo facendo un nodino iniziale, quindi facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto questo filo, lo estraiamo e tiriamo. Lavoriamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e le chiudiamo in cerchio con un punto bassissimo nella prima catenella lavorata. Nel primo giro lavoreremo 6 triplette di punti alti separate da 2 catenelle. Cominciamo con il primo punto alto sostituendolo con 2 catenelle e con un archetto, quindi altre 2 catenelle. Ora lavoriamo nel cerchio che abbiamo creato 3 punti alti, 1, 2, 3 e 2 catenelle e ripetiamo questa sequenza altre 4 volte nel cerchio e nel frattempo, se vogliamo, nascondiamo la codina. 3 punti alti, 1, 2, 3, 2 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Ora che abbiamo 5 sequenze complete, completiamo anche la prima sequenza. Della prima sequenza avevamo lavorato solo il primo punto alto che abbiamo sostituito con 2 catenelle, quindi lavoriamo altri 2 punti alti. 1, 2 e chiudiamo il giro con un punto bassissimo sulla seconda catenella. E in questo modo otteniamo 6 ripetizioni uguali. Ed ora ci spostiamo nel prossimo archetto con un punto bassissimo, quindi un punto bassissimo nell'archetto. Nel secondo giro lavoreremo gli angoli, quindi un angolo in ognuno degli archetti. Iniziamo il giro con un punto alto che sostituiamo con 2 catenelle e altre 2 catenelle per l'archetto. E in questo stesso archetto lavoriamo
un punto alto e 2 punti alti non chiusi, quindi filo sull'uncinetto, entro, porto fuori il filo, chiudo 2 e inizio un nuovo punto alto, filo sull'uncinetto, entro, porto fuori il filo, chiudo 2 e altri 2 punti alti non chiusi li lavoriamo nel prossimo archetto. 1, 2. Ed ora che abbiamo 4 punti alti non chiusi sull'uncinetto, filo sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme. In questo stesso archetto lavoriamo un punto alto, 2 catenelle e 3 punti alti. Questi 2 angoli sono lavorati in maniera un po' particolare perché all'interno di questi 2 angoli lavoreremo il lato della manica. Lavoriamo una catenella di separazione e in tutti gli altri angoli lavoreremo 3 punti alti, 1, 2, 3, 2 catenelle e 3 punti alti, 1, 2, 3 e separiamo sempre con una catenella. Quindi in tutti gli altri archetti del giro lavoriamo 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti. Una volta lavorate tutte le sequenze per lavorare tutti gli angoli, completiamo anche il primo angolo. Nel primo angolo mancano 2 punti alti, quindi lavoriamo nell'archetto 2 punti alti. 1, 2 e chiudiamo il giro con un punto bassissimo sulla seconda delle 4 catenelle che avevamo lavorato, quindi sul primo punto alto, e lavoriamo un altro punto bassissimo per portarci sull'archetto. E questo è quello che otteniamo: 4 angoli da 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti e 2 angoli un po' diversi tra i quali lavoreremo la manica. Nel terzo giro lavoriamo un punto alto che sostituiamo con 2 catenelle, un archetto, quindi altre 2 catenelle, e nel primo archetto lavoriamo altri 3 punti alti. 1, 2, 3, una catenella di separazione e nel prossimo archetto lavoriamo un angolo, quindi 3 punti alti, 1, 2, 3, 2 catenelle, 3 punti alti. Una catenella di separazione e nel prossimo archetto lavoriamo la ripetizione che ripeteremo nei lati, quindi una tripletta di punti alti. 1, 2, 3, una catenella e nel prossimo archetto lavoriamo un angolo, quindi 3 punti alti, 1, 2, 3, 2 catenelle e 3 punti alti. 1, 2, 3, una catenella di separazione ed ora lavoriamo un lato, quindi nel prossimo archetto 3 punti alti. 1, 2, 3 e una catenella di separazione. E questa è la sequenza che ripetiamo per completare il giro. Negli angoli lavoriamo 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti, separiamo con una catenella e sui lati,
quindi nell'archetto che c'è tra due angoli lavoriamo 3 punti alti e una catenella. Quindi ora ripetiamo un angolo, un lato, un angolo, un lato, separando sempre con una catenella. Lavorate tutte le sequenze, terminiamo anche la prima sequenza a cui mancano 2 punti alti, quindi nel primo archetto lavoriamo 2 punti alti. 1, 2 e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nella seconda catenella, quindi nel primo punto alto. Un punto bassissimo nell'archetto e questo è il terzo giro. Nel terzo giro abbiamo iniziato a lavorare anche le ripetizioni dei 5 lati normali. Ci manca da vedere la ripetizione che lavoriamo nel lato della manica, che la lavoriamo nel prossimo giro. Iniziamo il quarto giro come al solito con un punto alto che sostituiamo con 2 catenelle e altre 2 catenelle per l'archetto e terminiamo questo primo angolo con 3 punti alti. Una catenella di separazione e negli spazi del lato delle maniche la ripetizione che lavoriamo è 2 punti alti chiusi insieme, quindi nell'archetto porto fuori il filo, chiudo 2 e mi fermo qui e inizio un nuovo punto alto. Filo sull'uncinetto, entro, porto fuori, chiudo 2 e mi fermo qui e adesso sì, chiudiamo tutto insieme. Una catenella di separazione e passiamo direttamente al prossimo angolo in cui, come sappiamo, lavoriamo 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti. Separiamo sempre con una catenella e iniziamo le ripetizioni del lato in cui lavoriamo in ogni ripetizione 3 punti alti. Una catenella di separazione, una nuova ripetizione, una catenella di separazione e questa è la ripetizione che ripetiamo fino alla fine del giro, quindi per tutti gli altri lati lavoriamo come in questo lato. In ogni ripetizione 3 punti alti, in ogni angolo 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti e separiamo sempre con una catenella. Lavorate tutte le ripetizioni, concludiamo anche questo giro completando il primo angolo, quindi lavorando i primi 2 punti alti che mancano alla prima tripletta d'angolo. Quindi 2 punti alti. 1, 2 e un punto bassissimo sulla seconda catenella, quindi sul primo punto alto. E un punto bassissimo per spostarci nell'archetto. D'ora in poi dobbiamo solo ripetere questo giro, perché in questo giro abbiamo lavorato gli angoli, i lati normali e anche il lato della manica. Vediamo insieme anche il giro 5, quindi cominciamo con l'angolo, lavorando sempre 2 catenelle per il primo punto alto, altre 2 catenelle per l'archetto, 3 punti alti, 1, 2, 3, lavoriamo sempre una catenella di separazione ed ora le ripetizioni del lato della manica, quindi in ogni archetto 2 punti alti chiusi assieme, 1, 2 e chiudiamo insieme, una catenella di separazione, 2 punti alti chiusi assieme, 1, 2 e chiudiamo, una catenella e un angolo, 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti. Ed ora lavoriamo tutto il resto del giro normalmente, quindi in questo caso nei lati, da qui in avanti, lavoriamo triplette di punti alti. Quindi 3 punti alti, 1, 2, 3 e separiamo sempre con una catenella.
e questa è la ripetizione che ripetiamo in tutti gli altri lati. Come vedete, in questo giro l'unica differenza è che abbiamo una ripetizione in più sui lati. Sul lato della manica nel giro 4 avevamo una ripetizione e nel giro 5 ne abbiamo 2, e su tutti gli altri lati nel giro 4 avevamo 2 ripetizioni sui lati e nel giro 5 ne abbiamo 3. Nel giro 6 ne avremo 4, poi 5, 6 e così via. In questo modo lavoriamo tutta l'ampiezza del nostro cardigan. Ora completiamo questo giro lavorando tutte le ripetizioni che mancano e poi terminando l'angolo come abbiamo imparato. Chiudiamo con un punto bassissimo, ci spostiamo nell'archetto e iniziamo il prossimo giro. E questo è quello che otteniamo una volta terminato anche il quinto giro. Per ottenere la forma di mezzo cardigan dobbiamo piegare in due questo lavoro, piegando il lato della manica e il lato opposto. Così. E questo è metà del nostro cardigan. Quindi dobbiamo lavorare due pezzi uguali che poi affiancheremo e cuciremo sulla parte della schiena. Quindi continuiamo la lavorazione lavorando come abbiamo imparato, con l'unica differenza che in ogni nuovo giro avremo una ripetizione in più sui lati. E continuiamo fino a che questa larghezza arrivi ad essere metà della grandezza che ci serve per il busto del nostro cardigan. Per il mio cardigan ho lavorato 19 giri per ottenere la larghezza del mezzo busto che mi serve e con 19 giri io qui ho 25 cm, considerate una taglia SM. Realizzato l'esagono che ci serve per il nostro cardigan, ora vediamo come chiudere la manica e fare il resto della lunghezza della manica che ci serve. Ho piegato l'esagono come vi ho mostrato, quindi questa è la manica, questo è il busto e questo è l'inizio del giro. Questo è il dritto del lavoro. Per lavorare questa riga di punti bassissimi rovesciamo il lavoro, quindi lavoreremo con il dritto all'interno. Per lavorare la riga di punti bassissimi per chiudere il laterale della manica, come abbiamo detto, lasciamo i rovesci verso fuori e la parte dritta della lavorazione è all'interno. Lavoriamo una catenella e il primo punto bassissimo lo lavoriamo negli archetti, quindi nell'archetto del pezzo davanti, nell'archetto del pezzo dietro, un punto bassissimo. Ed ora lavoriamo in questo modo. Un punto bassissimo prendendo solo la mezza catenella davanti del pezzo davanti e solo la mezza catenella dietro del pezzo dietro. E nel prossimo punto invece prendiamo la mezza catenella dietro del pezzo davanti e la mezza catenella davanti del pezzo dietro. E ripetiamo in questo modo. Nel prossimo punto la mezza catenella davanti e la mezza catenella dietro. E nel prossimo punto la mezza catenella dietro e la mezza catenella davanti. E ripetiamo così. Esterno, esterno, interno, interno. Esterno, esterno, interno, interno. E in questo modo proseguiamo per chiudere tutta la manica. Finché lavorate questa riga di punti bassissimi, controllate sempre che i punti siano allineati.
quindi che la tripletta del lavoro davanti sia allineata con la tripletta del lavoro dietro. In questo modo, se vi trovate con i punti sfalsati così, vuol dire che avete perso qualche punto durante la lavorazione. E questi punti bassissimi non stringiamoli troppo, altrimenti il lavoro si arriccia. Alla fine della riga lasciamo libere 3 triplette di punti alti e lavoriamo l'ultimo punto nella catenella di separazione tra le triplette. Lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E vediamo il risultato. Rovesciamo il lavoro e avendo lavorato come vi ho insegnato otteniamo questo risultato, quindi questo tipo di cucitura. Se volete potete, anziché prendere le catenelle come vi ho detto nel lavorare i punti bassissimi, potete semplicemente prendere tutto il punto davanti e tutto il punto dietro e verrà una cucitura regolare. Ma io ho fatto varie prove, ho preferito farlo in questo modo. Primo perché dà un po' di movimento e poi così abbiamo visto un modo diverso per cucire con il punto bassissimo. Una volta cucite tutte e 2 le maniche, cuciamo anche le 2 metà della schiena, quindi agganciamo il filo nella parte alta e con lo stesso tipo di punto bassissimo cuciamo le 2 metà della schiena fino alla fine, fino in fondo. Qui sotto non tagliamo il filo, lo teniamo agganciato e ricominciamo a lavorare a giri, lavorando sul dritto, ovviamente, giriamo il lavoro sul dritto e lavoriamo sul dritto, tutto intorno nella parte bassa, il laterale, il collo, il laterale dall'altra parte e ancora tutto il mezzo giro sotto. E in questo modo lavoriamo un numero di giri a piacere per creare un po' di collo e per creare un po' di sormonto nella parte davanti. Quanti giri lavorate dipende da voi. Più giri lavorate, più il collo sarà alto e più il sormonto delle 2 parti davanti sarà grande, quindi ci sarà quasi un effetto di doppio petto. Se invece non volete questo, è sufficiente che facciate solo un paio di giri di rifinitura e quanto basta qui perché le 2 parti davanti si sormontino un po' per mettere i bottoni. Questi giri li lavoriamo esattamente come tutto il resto del maglione, quindi triplette di punti alti separate da una catenella. Negli angoli lavoriamo angoli, quindi continuiamo a lavorare gli angoli sopra gli angoli e in ogni spazio lavoriamo una tripletta di punti alti, quindi per esempio sul collo incontriamo i punti in cui abbiamo cucito le maniche ma anche il retro e qui si crea, diciamo, una finta tripletta in più, in realtà è la cucitura, ma noi lavoriamo normalmente triplette in ogni spazio, quindi una tripletta nello spazio precedente e una nello spazio successivo. Vediamo adesso come ho lavorato quindi questi giri tutto intorno al maglione. Lavorando sul rovescio abbiamo cucito le 2 metà della schiena e qui siamo sulla parte bassa della schiena. Giriamo il lavoro sul dritto per lavorare questi giri, quindi con un punto bassissimo ci portiamo nell'archetto successivo e cominciamo a lavorare le triplette normalmente tutto intorno. Ed ora vediamo come chiudere e iniziare questi giri. Per chiudere il giro, una volta lavorati i 3 punti alti dell'ultima tripletta, non lavoriamo la catenella, ma entrando nel primo punto alto, quindi nelle catenelle del primo punto alto, lavoriamo un punto basso. In questo modo creiamo lo stesso spazio che ci sarebbe se avessimo lavorato una catenella, ma ci troviamo già nell'archetto e da qui ripartiamo a lavorare le triplette, quindi un punto alto che sostituiamo con 2 o 3 catenelle, come vi trovate meglio, e altri 2 punti alti. Una catenella e via così tutto intorno. Quindi
Avete capito? Per chiudere, anziché fare una catenella e un punto bassissimo, lavoriamo direttamente dopo la tripletta un punto basso, così siamo già in questo archetto, al centro di questo archetto, e possiamo lavorare qui sopra la prima tripletta del prossimo giro. Di questi giri appunto ne lavoriamo quanti vogliamo. Io ne ho già lavorati 5, forse ne lavoro un altro e poi mi fermo qui. Una volta lavorati tutti i giri che vogliamo lavorare, lavoriamo l'ultima tripletta, non lavoriamo la catenella e tagliamo il filo un po' lungo per fare la chiusura invisibile. Infiliamo il filo in un ago senza punta ed entriamo nella catenella del primo punto alto, quindi nella terza catenella, prendendo tutta la catenella. E retrocediamo al centro della catenella dell'ultimo punto alto della tripletta, così, e formiamo una catenella aggiuntiva che è proprio la catenella di separazione. Qui dietro facciamo un nodino senza tirare troppo, altrimenti chiudiamo questa catenella e possiamo fare un nodo anche doppio. Cambiamo l'ago e con un ago, questa volta invece con la punta, nascondiamo il filo attraverso la lavorazione, quindi entrando proprio nella trama del filo in maniera che la codina di filo sia nascosta saldamente. Ridiamo sempre elasticità al lavoro, nascondiamo bene il filo e poi lo tagliamo. In questo modo la chiusura del lavoro è invisibile. Una volta formato il maglione, quindi il cardigan, per le maniche abbiamo due possibilità. Possiamo tenerle a mezza manica, così come risultano una volta cuciti i due esagoni, oppure possiamo decidere di fare le maniche lunghe, come in questo caso. E in questo caso, una volta unito l'esagono, e siamo qui, lavoreremo alcuni giri di 2 punti alti presi insieme in ogni spazio, come avevamo lavorato per il lato della manica dell'esagono, e poi lavoriamo i polsini lavorando un punto elastico. Anche se volete tenere la mezza manica, quindi della lunghezza che ha una volta che uniamo gli esagoni, lavoriamo comunque un giro di finitura sulla manica. Se questo è il punto in cui abbiamo unito la manica con la riga di punti bassissimi, pieghiamo in due il lavoro e troviamo l'altro lato e lo possiamo segnare con un segnapunti. Da qui inizieremo a lavorare questo giro. Prepariamo un nodino iniziale, estraiamo l'uncinetto e iniziamo dall'archetto successivo al segnapunti e portiamo fuori l'asola. E qui in ogni archetto lavoriamo 2 punti alti chiusi insieme, come avevamo fatto nel lato della manica degli esagoni. Sostituiamo il primo punto alto con 2 catenelle e poi lavoriamo un altro punto alto in questo primo archetto, separiamo sempre con una catenella e nel prossimo archetto 2 punti alti chiusi insieme. E separiamo con una catenella e in questo modo lavoriamo tutto questo giro. E quando arriviamo alle triplette di punti alti e all'unione, lavoriamo in questo modo. Quindi una catenella, poi saltiamo un punto e nel successivo 2 punti alti chiusi insieme, una catenella, saltiamo un punto e nell'archetto 2 punti alti chiusi insieme, una catenella, saltiamo l'unione e nel prossimo archetto 2 punti alti chiusi insieme, una catenella, saltiamo un punto e lavoriamo nel punto centrale dei 3,
una catenella e ricominciamo a lavorare normalmente negli archetti e terminiamo tutto il giro. E una volta arrivati alla fine del giro, se questo è l'unico giro che lavorerete perché volete tenere la manica corta, qui tagliate il filo e fate la chiusura invisibile come abbiamo fatto per il giro che abbiamo fatto intorno al cardigan. Se invece volete proseguire come abbiamo fatto per i giri intorno al cardigan, anziché fare una catenella e chiudere con un punto bassissimo, facciamo un punto basso sui due punti alti chiusi insieme di inizio giro. In questo modo siamo già in mezzo a questo archetto e possiamo proseguire con il prossimo giro direttamente lavorando due punti alti chiusi insieme in questo archetto. E in questo modo, se volete fare la manica lunga, proseguite a lavorare questo tipo di giri. Io per il mio maglione ho lavorato 5 di questi giri ed ora vediamo come fare il polsino. Per fare il polsino, terminato l'ultimo di questo tipo di giri, non chiudiamo con un punto bassissimo normalmente sul punto, ma prendendo solo la mezza catenella dietro del punto, così. E lavoriamo un giro di punti alti. Sostituiamo il primo con 2 catenelle. Ed ora la ripetizione che ripetiamo è un punto alto nell'archetto e un punto alto nei 2 punti alti chiusi insieme preso in costa, quindi prendendo solo la mezza catenella dietro del punto. Un punto alto direttamente nell'archetto e un punto alto nei 2 punti alti chiusi insieme in costa. E in questo modo completiamo tutto questo giro. Terminiamo la riga con un punto alto nell'ultimo archetto e chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto alto, quindi nella seconda catenella. Ed ora cominciamo a lavorare dei giri di punti alti in rilievo. Iniziamo questo tipo di giri sempre con una catenella ed ora lavoriamo nel prossimo punto alto un punto alto in rilievo preso davanti, quindi da davanti prendo il corpo del punto alto e lavoro un punto alto. E nel prossimo punto lavoriamo un punto alto in rilievo preso dietro, quindi parto da dietro, abbraccio il corpo del punto alto e lavoro un punto alto. Quindi in questo giro lavoriamo in ogni punto alto nell'archetto un punto alto in rilievo preso davanti e in ogni punto alto lavorato in costa un punto alto in rilievo preso dietro. E in questo modo lavoriamo tutto questo giro. L'ultimo punto del giro è il punto che lavoriamo sulle catenelle iniziali del giro precedente e qui lavoriamo quello che tocca, cioè un punto alto in rilievo preso dietro. E chiudiamo il giro lavorando un punto bassissimo nella catenella con cui abbiamo iniziato il giro. Così. E iniziamo un nuovo giro di punti alti in rilievo. Ripeteremo questo giro per tutti i giri che ci servono per il nostro polsino. Quindi lavoriamo una catenella e un punto alto in rilievo preso davanti sul punto alto in rilievo preso davanti e un punto alto in rilievo preso dietro sopra ogni punto alto in rilievo preso dietro. E in questo modo lavoriamo tutto il giro. Una volta lavorato tutto il giro, lo chiudiamo come prima con un punto bassissimo sulla prima catenella del giro. Così.
e di questi giri ne lavoriamo quanti ce ne servono per creare il nostro polsino. Se doveste aver bisogno di fare delle diminuzioni, quindi di ridurre l'ampiezza del polsino, vediamo come lavorare. Iniziamo sempre con una catenella e tra i primi 2 punti alti in rilievo presi davanti lavoriamo una diminuzione, quindi ignoriamo completamente questo punto in mezzo e tra questi 2 lavoriamo una diminuzione, quindi porto fuori il filo, chiudo 2, mi fermo qui e nel prossimo punto alto in rilievo preso davanti entro, porto fuori il filo, chiudo 2 e chiudiamo tutto insieme. E in questo modo abbiamo creato questa diminuzione. Lavoriamo normalmente tutto il giro fino a rimanere con 2 punti alti in rilievo presi davanti da lavorare. E sugli ultimi 2 punti alti in rilievo presi davanti del giro lavoriamo un'altra diminuzione. Così. Lavoriamo l'ultimo punto alto in rilievo preso dietro del giro e chiudiamo il giro con un punto bassissimo sulla prima catenella. E questo è il modo che abbiamo di diminuire. Di questo tipo di giri possiamo farne quanti ce ne servono. A questo punto continuiamo a lavorare questo tipo di giri inserendo qualche diminuzione quando serve fino a raggiungere l'altezza che ci serve per il nostro polsino. Io per la mia manica ho lavorato in tutto 16 giri di punti alti in rilievo e in questi 16 giri ho distribuito 3 giri in cui ho lavorato le diminuzioni. Io alla fine ho fatto 6 giri oltre l'unione degli esagoni e come vedete ho ottenuto un collo alla coreana un po' alto. Ho cucito un bottone e qui si aggancia in uno qualunque dei fori delle triplette di punti alti e possiamo tenerlo ovviamente chiuso oppure anche con il colletto aperto così o proprio come potrebbe essere un giacchino in questo modo. Ed ora parliamo un attimo delle taglie e di come ottenere la taglia che ci serve. La mia è una taglia SM e ho utilizzato circa 650 grammi di filato. Io però, come vi ho mostrato, ho lavorato 6 giri dopo aver unito gli esagoni. Questo ha fatto in modo che venisse un collo più alto, davanti praticamente un doppio petto e la maglia sia un po' più lunga. Se volete farla così anche voi, vi consiglio di lavorare, quando lavorate gli esagoni, un giro in meno di quello che vorreste, perché poi avendo tutto questo doppio petto davanti rischia di diventare troppo grande, quindi lavorate un giro in meno negli esagoni e poi aggiungete tutti i giri che volete, tanto davanti avremo molto tessuto da eventualmente ripartire un po' anche sulla schiena. Per esempio io nel tutorial vi ho detto che ho lavorato 19 giri, ma poi una volta iniziato a lavorare i giri intorno mi sono accorto che era troppo largo e quindi ho disfatto e ho tolto un giro, quindi io per questa mia maglia ho lavorato solo 18 giri per ogni esagono. Se invece volete tenerlo proprio più come un cardigan, allora sì, lavorate il numero necessario di giri già negli esagoni e poi lavorate solo un paio di giri intorno per creare un po' di bordino e leggermente il collo. Sia che vogliate farlo come me col doppio petto o più tipo cardigan, un'altra opzione che abbiamo è, anziché finire con l'ultimo giro normalmente come tutti gli altri giri che abbiamo lavorato, finire tutto il contorno con 2 o 3 giri di punti bassi, lavorando un punto in ogni punto, quindi un punto in ogni punto alto e un punto negli archetti. Altra variante che possiamo fare su questo tipo di maglione è la lunghezza della manica. Se volete lavorare la manica mezza manica, quindi fermarvi alla lunghezza degli esagoni, è sufficiente lavorare un solo giro dopo aver unito gli esagoni di questi 2 punti alti chiusi insieme, solo per dare un po' di rifinitura. E se fate i giri di punti bassi nel contorno potete fare i giri di punti bassi anche nella manica. Se invece volete fare la manica lunga,
Dipende un po' dalla taglia che lavorate, quindi tutte le taglie piccole, o meglio, più piccola sarà la taglia che lavorate e naturalmente più corta sarà la manica una volta uniti i due esagoni, mentre più grande è la taglia, quindi L, XL o 2XL, e più lunga diventa la manica già una volta uniti gli esagoni perché abbiamo più giri. Quindi solo per le taglie piccole, XS, S, M, io vi consiglio di lavorare, come ho fatto io, qualche giro di 2 punti alti chiusi insieme in modo da allungare un po' la manica prima di iniziare il polsino. Oppure, se vi piace il polsino che parta già dal gomito, perché vi piace questo disegno, partite direttamente con la lavorazione del polsino. Ma per tutte le taglie grandi, quindi L, XL, 2XL, probabilmente basterà solo un giro di questi di 2 punti alti chiusi assieme, o forse un paio. In ogni caso, su questa cosa vi regolate voi a gusto. Ovviamente anche per quanto riguarda i bottoni possiamo sbizzarrire la nostra fantasia. Io ne ho messo solo uno alto, ma voi potete metterne più di uno, oppure se diventa un maglioncino mettere tutti i bottoni lungo la lunghezza, insomma fate come preferite. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo progetto vi piaccia e che lo rifacciate. Per essere un maglione è veramente veloce e facile da lavorare. E poi, come abbiamo visto, ci sono un sacco di variazioni che possiamo attuare. Con le mie uncinettine dal vivo abbiamo già lavorato questo maglione e sono usciti tutti maglioni diversi, pur essendo partite tutte da questo schema, ognuno ci ha messo del suo e sono tutti bellissimi, ma tutti diversi. Se riesco vi metto le foto degli altri maglioni che sono già stati finiti. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Se vi è piaciuto non dimenticate di regalarmi il vostro like e se vi va condividetelo, in questo modo più persone possibili potranno utilizzare questo tutorial. Se vi piace quello che faccio iscrivetevi al mio canale e se siete già iscritte grazie mille. Non vedo l'ora di leggere tutti i vostri messaggi qui sotto il video, di sapere cosa ne pensate, se avete già fatto maglioni ad uncinetto, se ne volete fare degli altri, se avete dei desideri in particolare. Se rifate questo progetto non dimenticate di condividere con me le vostre foto, sapete che potete farlo creando un post nella mia pagina Facebook o taggandomi in Instagram. Sarebbe bellissimo fare un album di foto con tutte le foto dei vostri maglioni fatti con questo tutorial. Io devo dire che sono veramente molto soddisfatta del risultato, onestamente è il mio primo maglione ad uncinetto e penso che ne faremo diversi altri. Come sempre noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grande abbraccio e un bacio.